Fra i comandi al volante di una Peugeot troviamo questa leva qui che serve per gestire il limitatore di velocità e il cruise control. Ora in questo video tutorial andiamo a vedere dettagliatamente cosa servono e come funzionano. Iscriviti al canale per vedere tantissimi video tutorial che arrivano nuovi, aggiornati ogni settimana su ogni modello di auto, e leggi sempre in descrizione perché trovi altre informazioni molto importanti. Questa leva si trova nel lato sinistro dietro al volante, sono presenti, come si vede, scritte pittogrammi, e qui c'è una ghiera, vedete, la muovo dalla parte posteriore con un semplice dito, guardate, così è nella posizione neutra. Se la ruotiamo in su, avete visto, guardate, le linette vanno in su, andiamo in limit, quindi andiamo ad attivare la funzione limit. Si va ad attivare manualmente e si va così ad impostare una velocità oltre cui l'auto non può andare, quindi anche premendo l'acceleratore non si potrà andare oltre a questa velocità qui. La velocità preimpostata è 130 km/h e vi faccio vedere. Una volta impostata la funzione limit, guardate qua, vedete 130, qua avete visto 130, in questo momento abbiamo. Ovviamente la velocità si può andare a variare, guardate qua, torniamo nella nostra leva, è possibile andarla a cambiare. La velocità massima, che come abbiamo detto viene mostrata nel quadro strumenti, in questo caso comunque è in pausa perché una volta andato su limit, lì vedremo nel quadro strumenti una velocità impostata. A questo punto bisogna premere questo, il tasto laterale, e guardate qua, premendo il tasto laterale cosa fa? Guardate, noi eravamo messi così quando siamo andati su limit, premiamo il tasto laterale e andiamo sul limitatore attivo. Come vedete attivo, premendo nuovamente il tasto laterale, limitatore in pausa. Quindi col tasto laterale andiamo ad attivarlo, a metterlo in pausa. Guardate qua. Quindi così lo attiviamo e così lo mettiamo in pausa. E viene dato il segnale lì, oppure anche due linette, si possono vedere anche due linette quando il limitatore è in pausa. La velocità ovviamente si può andare ad aumentare o diminuire partendo da 130 km/h. Abbiamo dei tasti qua di dietro e premendo i tasti col limitatore in pausa possiamo andare a variare la velocità massima del limitatore, quindi alzarla col tasto in alto o abbassarla col tasto in basso. Ovviamente limitatore in pausa, guardate qua, andiamo nei tasti posteriori, mettiamo il dito qua, guardate, e andiamo a variare la nostra velocità, guardate qui, avete visto? Andiamo così a scegliere la velocità desiderata. In questo caso mettiamo che siamo in una strada con un limite massimo di 90 km/h, noi andiamo a mettere 90 km/h come velocità massima. Avete visto? Limitatore in pausa, per mettere il limitatore attivo, tasto laterale, limite attivo. Ora la macchina ha un limite massimo di 90 km/h. Anche se spingiamo l'acceleratore, la macchina non andrà oltre i 20 km/h. Questa velocità può essere utile impostarla quando siamo in strade con il limite di velocità per rispettare il limite ed evitare così delle multe. Inoltre parliamo di un'altra cosa: col limitatore attivo o in ogni caso comunque l'auto rileverà i segnali stradali, quindi va a vedere il sistema di riconoscimento il limite dei segnali stradali. Quindi questa funzione chiamata Speed Limit Detection utilizzerà una telecamera frontale che va a rilevare in automatico il limite di velocità. Verrà mostrato il limite di velocità nel quadro strumenti dell'auto, qui nel cruscotto, e quindi se noi siamo ai 90 rileverà che c'è un segnale di limite di velocità ai 70, qui ci verrà mostrato il messaggio
Ovviamente non andrà in automatico ad impostare questo limite di velocità, ma ci verrà data l'informazione. Possiamo quindi procedere, se vogliamo, tenendo premuto il tasto MEM, ad impostare la nuova velocità come limite. Praticamente ci mostra che c'è un limite di velocità ai 70 km/h, ci verrà data l'informazione nel cruscotto. Premendo il tasto MEM, questo qui, sopra o sotto 2 volte, andremo ad impostare 70 km/h nel nostro limitatore dell'auto, quindi nel quadro strumenti anziché 90 km/h vedremo 70. Spero di essere stato chiaro sulla parte del limitatore. Adesso andiamo comunque a vedere il resto, ma faccio un piccolo riepilogo. Allora, praticamente ricapitoliamo. Così siamo in posizione neutra, attiviamo il limitatore di velocità e così c'è il limitatore attivato ma è in pausa. Clicchiamo col tasto laterale e andiamo ad attivare il limitatore di velocità attivandolo. La velocità si regola con i tasti posteriori, alto, basso, e andiamo ad alzare o abbassare il limitatore di velocità che vediamo indicato nel quadro strumenti dell'auto. Inoltre la funzione dell'auto con la telecamera frontale legge i segnali, ci dirà che c'è un limite più alto, più basso. Ci dice che c'è un limite ai 50 km/h. Se lo vogliamo impostare ci sono i 2 tasti MEM, uno dei due lo andiamo a premere 2 volte col limitatore in pausa, così abbiamo impostato la velocità massima che ha rilevato l'auto dai segnali stradali. Una volta raggiunta questa velocità, anche premendo a fondo l'acceleratore, l'auto non andrà oltre. Se vogliamo andare oltre, premiamo il tasto a fianco e andiamo a mettere in pausa il limitatore, mentre se era in pausa, col tasto a fianco lo andiamo ad attivare. Quindi con la funzione limite, dal di qui facciamo play o pausa del limitatore di velocità. Quindi abbiamo già spiegato il limitatore. A questo punto torniamo nella posizione neutra, come vedete, e ruotando la leva verso il basso, la ghiera verso il basso, vedete cruise, andiamo ad attivare il cruise control, che viene visualizzato comunque nel quadro strumenti. Ci sono i soliti pittogrammi. La funzione del cruise control, praticamente, se volete la spiego un attimo anche per chi non la conoscesse, è il regolatore di velocità, un sistema elettronico che mantiene automaticamente la velocità impostata dal conducente, senza che il guidatore debba premere il pedale dell'acceleratore. Con la rotella verso il basso, quindi, il cruise control è attivo e una volta raggiunta la velocità desiderata, basta comunque premere uno dei tasti dietro alla ghiera, dietro alla leva, per far sì che venga impostata una velocità e senza premere il pedale dell'acceleratore. Quindi la velocità si può cambiare con i tasti posteriori, alzarla o abbassarla, quella del cruise control, e la velocità viene visualizzata nel quadro strumenti dell'auto. Quindi senza premere l'acceleratore, se viene impostato a 90 km/h, l'auto andrà a 90 km/h senza bisogno di premere il pedale dell'acceleratore. Il cruise control viene sospeso e resta in pausa quando premete uno dei qualsiasi pedali dell'auto, quindi che toccate l'acceleratore, che toccate il freno, che toccate la frizione, lui viene sospeso praticamente. È anche un sistema di sicurezza, ovviamente. Una volta che viene sospeso il cruise control, qui abbiamo il nostro tasto laterale, avete visto questo qui, permetterà di ripristinare il cruise control, quindi di riattivarlo. Praticamente è come play pausa questo tasto qui, sia nel limitatore sia sia comunque nel cruise control. Quindi spero di essere stato chiaro. Col cruise control acceso, ovviamente, l'auto rileva con la sua funzione sempre i cartelli stradali, riconoscendo i limiti di velocità.
Mostrerà l'informazione sempre nel quadro strumenti dell'auto, quindi nel cruscotto, e se ora si preme uno dei due tasti MEM 2 volte, quindi doppio tac tac, la macchina imposta il cruise control alla velocità dei cartelli stradali, quindi adatta il cruise control alla velocità suggerita dai limiti stradali, andando così a rispettare il codice della strada, evitando anche multe. Quindi sul quadro strumenti è visualizzata la velocità impostata nella funzione e la velocità la rileva automaticamente la vettura dalla lettura dei segnali stradali, e con MEM andiamo ad impostare le velocità massime che l'auto rileva dai segnali stradali. Se il sistema comunque rileva che il guidatore non trattiene saldamente il volante, vengono attivati una serie di allarmi graduali e viene disattivato in autonomia il cruise control, cioè questo regolatore di velocità, anche perché è comunque una situazione che può creare pericolo. È pericoloso perché il cruise control comunque ha, anche non toccando nessun pedale, senza premere l'acceleratore, l'auto rimarrà comunque alla velocità impostata. Spero di essere stato chiaro, di aver chiarito ogni dubbio. Questo si trova sulle Peugeot, siamo su una Peugeot, e per qualsiasi domanda scrivete nei commenti. Ci vediamo nei prossimi video.